Perché dovresti includere la meditazione tra le tue attività quotidiane, soprattutto se sei un musicista? Di musica e meditazione avevo già parlato diversi anni fa in un altro video, lo voglio rifare ora perché anzitutto è passato tempo e soprattutto sono successe cose e una di queste è che sono diventata io stessa un'insegnante di meditazione grazie a un percorso bellissimo fatto all'interno del Lumera Institute e dei percorsi My Life Design, grazie a Daniel Lumera e a tante altre meravigliose persone conosciute all'interno di questo percorso. Specialmente negli ultimi tempi di meditazione parlano già tanto in tanti. Io invece vi vorrei parlare però da pianista e da musicista di quei benefici che la meditazione apporta soprattutto alle attività e alla vita di chi fa musica, specialmente se professionalmente. Giusto per elencare velocemente i principali: maggiore concentrazione, riduzione dell'ansia da performance, migliore espressione musicale, miglior gestione del processo di apprendimento musicale, creatività potenziata, consapevolezza corporea. So che sicuramente accadrà a qualcuno che ascolta di pensare: ma io non ci credo a questa cosa della meditazione. Chiariamo bene una cosa: non si tratta di credere o non credere. Oramai gli studi scientifici che dimostrano in maniera estremamente chiara gli effetti della meditazione sul nostro corpo, sulla nostra mente, sono più di 19.000 studi pubblicati solamente su PubMed, che è la fonte più autorevole per quanto riguarda questo genere di cose. Le prove scientifiche degli effetti della meditazione si sono moltiplicate in modo molto rapido in questi ultimi anni e siamo arrivati rapidamente ad una fase in cui si tratta solo di investigare, di approfondire ulteriormente gli effetti che la meditazione ha a livello psicofisico, ma non si tratta più ormai di dimostrarli perché il loro effetto è ampiamente dimostrato ormai da parecchio tempo. Facciamo una premessa molto importante: la meditazione aiuta di per sé a migliorare lo stato di benessere e di salute dell'individuo. Pensate che una mente meditativa può arrivare ad incidere sull'espressione di circa 1500 geni preposti all'infiammazione e quindi alla base delle principali malattie croniche degenerative e dei processi di ossidazione e di invecchiamento. E forse sembrerà semplicistico ricordarlo, ma a volte le cose più semplici sono proprio quelle che fanno l'80% del lavoro e che spesso ci dimentichiamo. Un musicista che gode di un migliore stato di salute psicofisica è un musicista per cui indubbiamente sarà molto più accessibile una buona performance, indipendentemente dalla sua preparazione, che ovviamente è fondamentale perché una cattiva performance musicale non diventerà buona semplicemente grazie ad altro che non sia musica, ma quel che è certo è che quella performance diventerà certamente migliore a prescindere dal suo livello. La pratica meditativa coltivata regolarmente migliora la concentrazione, migliora la memoria e migliora la performance cognitiva in generale. L'Università della Carolina del Nord ha dimostrato come in tutti i casi la pratica meditativa migliora anche 10 volte le abilità cognitive degli studenti che meditano rispetto a quelli che non meditano. Parliamo adesso della riduzione dell'ansia da performance. È dimostrato che coltivare regolarmente la pratica della meditazione migliora l'umore, migliora la salute mentale in generale e in particolare allevia ansia e depressione. Man mano che la pratica diventa sempre più costante e si protrae nel tempo, gli effetti diventano sempre più tangibili e sempre più stabili. Sentirmi dire che la meditazione migliora anche l'espressione musicale in sé potrebbe sembrarvi strano o perlomeno un'esagerazione. Vi assicuro che non lo è. Se ci pensate bene, un percorso musicale autentico di un interprete, di qualcuno che vuole davvero fare arte, non con la pretesa della perfezione, ma con la pretesa del fare arte in sé e per sé, implica un viaggio dentro se stessi e vale per qualsiasi forma d'arte. È impossibile lavorare con l'arte senza intraprendere un viaggio molto autentico dentro se stessi. Ed è sinceramente la cosa più bella che posso augurare a chi vuole fare musica e a chi vuole fare arte in genere. È impossibile arrivare a toccare il cuore degli altri, perché questo la musica deve fare fondamentalmente, senza conoscere molto bene il proprio, senza averlo toccato. E per fare questo viaggio meraviglioso dentro noi stessi, la meditazione è probabilmente la migliore nave su cui possiamo salire.
Migliore gestione del processo di apprendimento musicale. Perché questo? Anzitutto per i motivi di cui sopra, le migliorate capacità di concentrazione, di focus e anche di percezione di se stessi, ma anche perché calmare la mente, imparare a stare con se stessi nel silenzio, aiuta ad ascoltare meglio anche quello che facciamo quando siamo al nostro strumento. Aiuta a sviluppare una tolleranza molto grande ai tempi che sono necessari per far uscire qualcosa. Aiuta ad accettare i propri limiti del momento, letteralmente a stare con quello che c'è, e così come accade in generale alla persona nel processo meditativo, accade anche al musicista che deve stare con quello che c'è ogni giorno, con quello che esce da quel processo di studio che sta facendo in quel momento. Accettare come sono le cose, il loro stato, per poi poterle cambiare, accettare anche i propri limiti che tutti abbiamo e che cambiano costantemente, ma la premessa per poter superare i propri limiti è proprio prima di tutto prenderne atto con grande tranquillità e serenità, accettarli per quel che sono in quel dato momento. Questa è la condizione di base per poterli poi superare. Creatività potenziata perché? Perché gran parte delle nostre energie è consumata da questo incessante dialogo interno che spesso ci tormenta sia nelle giornate a livello quotidiano, ma anche e soprattutto nel momento in cui decidiamo di salire sul palcoscenico. Calmare questo dialogo interno significa lasciare del vuoto, lasciare spazio perché qualcos'altro si manifesti. Quante volte vi è venuta un'idea brillante in un momento in cui stavate facendo qualcos'altro, in un momento in cui non cercavate niente, in un momento in cui stavate facendo una passeggiata, oppure cucinando, oppure facendo qualsiasi altra cosa e si è improvvisamente manifestato quel pensiero. Ecco, questo è un esempio semplice ma che funziona perfettamente per spiegare come funziona questo processo. Quando smetti di cercare, finalmente qualcosa si manifesta. Quando ascolti quel silenzio, quel vuoto, lasci finalmente spazio e smetti di parlare, anche solo mentalmente, finalmente si crea uno spazio perché le cose giuste si possano manifestare. Consapevolezza corporea, un'altra delle condizioni fondamentali per poter davvero fare musica bene, e l'avere la percezione esatta di quello che sta accadendo nella nostra mente e nel nostro corpo per poi poter collegare le due cose e in un secondo momento dirigerle. In questi anni di esperienza con allievi pianisti ho notato che la consapevolezza corporea è una cosa rarissima e spesso le persone accumulano tensioni, condizioni fisiche di cui non sono minimamente coscienti. È certamente vero che dobbiamo conoscere molto bene come funziona il nostro sistema muscoloscheletrico, come funziona il corpo in relazione alla meccanica del pianoforte, eccetera, o al nostro strumento in ogni caso, ma è anche vero che tutto questo, che è una conoscenza da acquisire con calma, con pazienza, soprattutto con serietà, affidandosi a persone competenti e non agli improvvisati del momento, tutto questo vale zero se non abbiamo davvero la consapevolezza di qual è il nostro stato, perché spesso questa consapevolezza non c'è ed è veramente il porto da cui partire. Vi ricordate quella frase di Seneca che dice non c'è buon vento per il marinaio che non sa dove andare? Ecco, immaginate se non sapete neanche da dove partite. Per poter dirigere il mio corpo e fargli raggiungere un fine musicale attraverso la tecnica, perché la tecnica è una tecnica per raggiungere qualcosa, ho bisogno di avere piena coscienza di com'è in quel momento e il silenzio, l'immobilità prodotta dalla meditazione, e mi riferisco non solo a un'immobilità fisica che non ha nulla a che vedere con la rigidità, ma anche a un'immobilità, a uno stare tranquillo della mente, è una condizione fondamentale per iniziare davvero ad ascoltare il nostro corpo, e i benefici non saranno solamente della performance musicale, ma saranno proprio della vostra vita in generale. E non dimentichiamo che il mondo della performance musicale, così come quello di qualsiasi altra performance, in fin dei conti, è spesso attraversato da poca etica, da comportamenti che non sono esattamente quelli che noi poi vorremmo ricevere, da tanti lati non esattamente positivi.
e diventare noi stessi persone migliori, persone in grado di empatizzare di più con gli altri, persone in grado però all'occasione anche di staccarsi da certi comportamenti e di comandare alla propria mente di non farsi penetrare da certe situazioni, può solamente darci giovamento, non solo a noi, ma anche a tutta la comunità musicale in generale, perché se tutti diventassimo persone almeno un po' migliori e possibilmente ogni giorno un po' migliori del giorno precedente, certamente anche l'ambiente musicale migliorerebbe, perché dell'ambiente musicale facciamo parte anche noi. E quindi prima ancora di voler cambiare il comportamento degli altri, che è qualcosa che non possiamo fare, perlomeno nella maniera in cui forse ci piacerebbe, iniziamo a cambiare iniziamo a cambiare il nostro modo di essere. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, inizia tu ad essere un musicista che agisce secondo etica, inizia tu ad essere un musicista che fa quello che fa per passione, inizia tu ad essere un musicista che riesce a comunicare con il suo pubblico. Inizia tu ad essere un musicista che offre performance che sono eccellenti non solo dal punto di vista tecnico musicale, ma anche perché riescono a migliorare almeno un po' il mondo. Quindi datevi questa possibilità, che siate musicisti oppure no, prendetevi ogni giorno qualche minuto per stare solo con voi stessi, senza cercare nulla, stare nel respiro, stare nel momento e prendetevi poi il piacere di osservare che tipo di cambiamento inizierà lentamente ma inesorabilmente a produrre questo stare con voi stessi in silenzio. Raccontatemi la vostra esperienza con la meditazione, se l'avete, se siete musicisti, che cosa ha portato eventualmente al vostro percorso e noi ci vediamo al prossimo video.